Adesso bagniamo un po' il campo, oggi siamo qui per fare una bella recensione. Sapete di che racchetta? Adesso ve lo faccio vedere, questa, proprio lei. Beh, ve ne ho parlato tanto, ne ho decantato tanto le lodi. Una racchetta che probabilmente è quella che mi accompagnerà per le prossime settimane. Mi sta dando buone soddisfazioni, soprattutto in questo momento dove sto riabilitando la mia spalla, quindi mi aiuta con della uscita di palla con la sua maneggevolezza, manovrabilità. Vediamo un po' come la prova sul campo. Se c'è una cosa bella di questo telaio è la sua estetica, il paint job è veramente eccezionale. Parliamo di una racchetta che ormai risale a fine 2017, inizio 2018, quindi è anche un po' datata da un certo punto di vista, ma la sua estetica rimane impressionante. Ed ha dato a questa serie Radical un look molto vivace, una verniciatura non banale, non conservativa, una verniciatura audace e futuristica, con un aspetto professionale ma allo stesso tempo elegante. Detto questo, non è che possiamo scegliere una racchetta solo ed esclusivamente per la sua estetica. Questo è probabilmente uno dei fattori più secondari, ci sono altre cose più importanti, ma bisogna sempre tenerlo in considerazione. Vi ho raccontato nel video che potete vedere qui sopra del custom che ho effettuato, però parliamo di specifiche. 98 square inch, un piatto 98 con un peso di 2,95, uno swing weight registrato di 3,23 con uno schema corde 16-19. Io ho optato per un grip in cuoio e ho optato per un innalzamento del peso per rendere la racchetta il più vicino possibile alle mie specifiche desiderate di gioco. Ma ora è il momento di capire come si comporta sul campo questo telaio. Partiamo dai colpi da fondo. Per questa racchetta sono un po' croce e delizia, perché in realtà ti dà un'uscita di palla molto importante che ti permette di raggiungere determinate velocità e anche con estrema facilità, a patto che tu muova il braccio con la necessaria velocità. Dall'altra parte, a volte diventa difficile controllare ed è obbligatorio optare per dei colpi spin con tanto giro, perché il colpo piatto c'è il pericolo che vada direttamente alla recinzione. Soprattutto con una tensione troppo bassa, questo si rivela un problema abbastanza importante. Chiaramente il fatto che io abbia aggiunto della massa e abbia modificato quelle che sono le sue caratteristiche base ha estremizzato questo concetto, perché molto probabilmente, e questo non lo posso confermare perché non l'ho provato, nel momento in cui giochi con la racchetta così come esce di fabbrica hai un'uscita di palla molto inferiore, perché gli manca quella massa e quello swing weight che gli permette comunque di far camminare la palla in questo modo. In una conformazione di questo tipo diciamo che abbiamo a che fare con una specie di pure drive più che con una racchetta volta al controllo, come potrebbe essere una Prestige o una via di mezzo come la Speed o la Gravity. E allora per chi dovrebbe essere adatto questo telaio nello specifico con una customizzazione di questo tipo? Beh, per il giocatore che sostanzialmente gioca bene da fondo campo, gli piace spingere, gli piace far girare la palla, gli piace stare, far andare comunque la palla ad una certa velocità e trovare profondità senza però doversi sforzare troppo, senza però dover chiedere troppo al proprio braccio. Quindi stiamo parlando di un giocatore intermedio avanzato che comunque sa di avere tra le mani possibilmente un bazooka. Va controllato e questo impone il fatto che non si debba giocare a tutto braccio e non si debba utilizzare troppo il colpo piatto, pena chiaramente l'uscita di palla esagerata che andrebbe a regalare punti preziosi all'avversario nel momento in cui stiamo facendo una partita. E allora voi direte: sì, ma allora perché tu la stai utilizzando se a te piace spingere? Vi ricordo che io sto venendo da un infortunio alla spalla, non sto spingendo al 100% del ritmo, sto cercando di riabilitare al 100% e di ritrovare fiducia. In questo momento preciso mi aiuta tanto avere una racchetta che fa parte del lavoro per me, e diciamo che non è poco. Dopodiché, sarà questa la racchetta che mi accompagnerà per tutta la stagione 2023? Non credo proprio. La ricerca continua per un telaio più agonistico, un telaio più esigente, una sottospecie di una Prestige, telaio a me preferito. Ma andiamo oltre. Se c'è una cosa che mi rimane è l'uscita di palla che ha questo telaio. Ti aiuta tantissimo nel momento in cui devi recuperare, nel momento in cui devi correre a destra e a sinistra, nel momento in cui devi cercare di mantenere una palla pesante anche in condizioni difficili. E da fondo campo mi colpisce particolarmente un colpo che è il backspin, lo slice. Esce di una facilità incredibile, rimane basso, fila, anche senza spingere troppo la palla va comunque profonda e diventa molto insidiosa per l'avversario. Questo è probabilmente dovuto alla sua facilità di gioco, al
fatto che il telaio si muova con estrema maneggevolezza e manovrabilità nell'aria, oltre al fatto che il piatto corde è comunque un 16-19 abbastanza fitto, con un piatto chiaramente 98, che permette comunque di avere una grande presa sulla palla. Quando parliamo di gioco al volo e di volley in generale, la racchetta ha un'ottima risposta, molto stabile, molto solida e permette di trovare una grande profondità e penetrazione nei colpi a patto che si eseguano chiaramente correttamente, ma questo è un dato scontato. Dal punto di vista della potenza ci vuole poco, così come nei colpi da fondo, per imprimerla. Si possono trovare degli ottimi angoli, anche se la sensibilità è un po' quello che manca a questa racchetta, perché se c'è un qualcosa che il grafene ha fatto in questo tipo di racchette è il fatto che siano un po' mute, abbiano perso un po' la sensibilità, e nonostante io abbia usato un cuoio come grip e quindi mi abbia dato una maggiore sensibilità, un maggiore attaccamento a quello che è il telaio da un certo punto di vista, ho percepito comunque una mancanza di sensibilità. Ecco, per intenderci, se dobbiamo considerare una Prestige o una Pro Staff, abbiamo in mente di che cosa stiamo parlando, cosa che dal punto di vista dei colpi da fondo in realtà non si pone così evidentemente. Nel gioco al volo lo sentiamo tutto. Uno dei punti forti di questa racchetta insieme al gioco da fondo è il servizio, una facilità di gioco impressionante che si traduce anche in una maggiore potenza e un'uscita di palla superiore alla media in tutti i tipi di colpo, dal piatto allo slice al kick. Chiunque può beneficiare di questa situazione, chi sa già servire e sa utilizzare quest'arma a proprio favore in tutte le sue connotazioni, oppure chi fatica un po' di più e per questo può ottenere un aiuto dal punto di vista dell'uscita di palla. E allora, per fare una conclusione di quello che abbiamo visto, per chi è adatta questa racchetta? Ma l'abbiamo detto, il giocatore che va a fondo campo, sa spingere, gli piace remare, gli piace stare, il contrattaccante per eccellenza, quello che ha bisogno anche di una mano d'aiuto, tra virgolette, nel far andare la palla più in profondità e con maggiore penetrazione, per chi non si trova proprio a suo agio a rete ma preferisce stare a fondo campo. È una racchetta che sa fare più o meno tutto, ma che trova nel servizio e nel gioco da fondo i suoi punti di forza. E chiaramente stiamo parlando di una recensione, un'opinione che è anche leggermente diversa da quella che potrebbe darvi chi ha provato il telaio retail. Teniamo sempre presente, qua puoi vedere il video del custom, che io ho aggiunto 10-15 grammi di peso tra manico in cuoio e piombo e ho portato una racchetta che dovrebbe essere sotto i 320 grammi incordata, l'ho portata a essere 330-331 grammi. Detto questo, la consiglio assolutamente, anche se è una racchetta un po' datata, ha 5-6 anni di vita, rimane comunque un ottimo attrezzo per il giocatore che ho descritto. Se ti piacciono questo tipo di contenuti, mi raccomando, metti un mi piace, e se li adori iscriviti al canale, faremo altre recensioni nelle prossime settimane, quindi non perderle.